Ma l'università serve per lavorare? In questo video, ragazzi, benvenuti al mio canale. Vi volevo parlare dell'università. Ho appena finito di fare l'università a Verona, mi sono laureato a ottobre in realtà, quindi un po' di tempo fa, però vi spiego se secondo me, nella mia opinione personale, l'università serve oppure no per lavorare in futuro. Beh, io sono una di quelle persone che legge molto, cerca di imparare molto, quindi a parte il mio percorso all'università che ho fatto, cerco di imparare molto anche con dei libri, come vedete qua. Oh mio Dio, cosa sto facendo con la mano? Con dei libri in alto, quindi leggo anche libri soprattutto di crescita personale, crescita finanziaria, qualsiasi cosa che in realtà l'università non mi ha insegnato, cose che nella vita servono, come saper aprire partita IVA. Ho appena aperto partita IVA per il lavoro che sto facendo, sia nella moda che tramite i social media. Ve ne parlerò in un video settimana prossima di che cosa vuol dire aprire partita IVA e di come funziona, soprattutto qui in Italia. Però tanta gente mi ha chiesto, e con tanta gente intendo un ragazzo su Instagram, mi ha chiesto: Marco, ma l'università, te che l'hai fatta, serve per fare quello che fai tu e per lavorare, per guadagnare più soldi? Allora, partiamo dal presupposto che ormai in Italia tantissime persone fanno l'università. Penso che sia diventato quasi una continuazione del liceo, mentre tempo fa, magari quando i miei genitori o le generazioni precedenti facevano l'università, erano magari al top, erano le persone che potevano permettersi di studiare, erano le persone che avevano più soldi, erano le persone più dotte, che sceglievano di fare un percorso di studi aggiuntivo addirittura al liceo, che non tutti facevano. Quindi dopo la fine della terza media la gente poteva anche smettere e iniziare a lavorare. Mio padre è diventato imprenditore, penso che abbia fatto poco più della terza media, ha fatto un po' di soldi, tutto quello che ho qui, la mia casa, il garage, tutte le macchine, è tutto merito suo. Quindi in realtà, dal mio punto di vista, non è necessario studiare a scuola per ottenere dei risultati. Partendo dal presupposto che nel momento in cui si iniziano a leggere libri di crescita finanziaria e personale, ci si accorge che nel sistema scolastico, quindi scuole elementari, scuole medie e liceo o istituto, quello che volete, non insegnano tantissime cose che in realtà servono nella vita, anche semplicemente come gestire i propri soldi, come gestire il proprio denaro, dove mettere i soldi, come investire, o anche crearsi un budget per poter vivere, pagare le tasse, tutte cose normali. Cos'è un commercialista, cosa fa? Queste cose non le insegnano, e quindi dici: allora a scuola cosa ti insegnano? Sì, è vero, insegnano tante cose utili che poi nella vita ti possono essere utili se ne fai buon uso. Quindi questo è il mio punto di vista. Io ho fatto un liceo linguistico, quindi ho imparato le lingue straniere mi sono servite molto. Aver fatto filosofia, latino, matematica, scienze, educazione fisica, educazione motoria, tutte queste cose qua. Non sono una di quelle persone che non sono servita a niente. Sicuramente nella mia testa qualcosa di più hanno fatto, mi hanno aperto la mente, mi hanno dato nuove prospettive sul mondo, nuove prospettive sulla vita, e sicuramente se si fa un argomento di cultura generale in una conversazione normale al bar con gli amici o con persone al lavoro, sicuramente avendo finito tutti gli studi, come penso la maggior parte degli italiani della mia età, si riesce insomma ad avere una buona conversazione di cultura generale discreta. Anche all'estero, se si va all'estero, le scuole in realtà non hanno la stessa qualità di quelle italiane. Il punto è: la scuola ti insegna questo, questo e questo, ed è un sistema fisso, e nel momento in cui si entra all'università si pensa al giorno d'oggi che sia una continuazione di quel percorso. Nel momento in cui finisce il liceo, la gente va in panico e dice: oddio, e adesso cosa faccio? Devo fare un'altra scelta? E quindi la maggior parte delle persone scelgono di continuare in base agli studi che hanno fatto al liceo. Quindi se hanno scelto lingue, il 90% delle persone sceglierà qualcosa riguardante le lingue. Se hanno scelto un ambito scientifico, sceglieranno qualcosa in ambito scientifico. Personalmente io ho scelto scienze della comunicazione, che è una facoltà abbastanza semplice, dura 3 anni all'Università di Verona, e mi ha permesso sì di studiare sempre comunque lingue, perché c'erano 2 lingue, francese e inglese, però anche argomenti che non ho studiato al liceo. Ma il problema è che ti senti, tra virgolette, di non finire un percorso se non hai la laurea. Questo a cosa porta? Porta al fatto che in Italia la maggior parte degli italiani sono laureati, e c'è questo detto:
sono tutti laureati ma nessuno lavora, oppure sono tutti laureati e quindi sono viziati e non vogliono fare determinati tipi di lavoro e quindi dei lavori stanno scomparendo, vogliono tutti fare lavori incredibili, tutti diventare manager, tutti diventare grossi, tutti diventare youtuber, tutti diventare influencer e alla fine nessuno fa dei lavori standard che insomma vanno fatti. Quindi, che cosa voglio dire con tutto ciò? Che il mio punto di vista è che siamo entrati in un sistema sbagliato di prospettiva in cui si pensa che l'università sia obbligatoria per finire un percorso di studi. Prima di tutti il percorso di studi non è necessario, fino al liceo non è necessario arrivare. C'è gente che non ha fatto niente nella vita, nemmeno la terza media, ed è arrivato a avere i milioni. Quindi i soldi non equivalgono al percorso di studi. I soldi equivalgono a quanto sei bravo a fare i soldi. Per diventare bravo a fare i soldi servono determinate skills, serve determinazione, serve passione verso un qualcosa e serve anche di avere dei piccoli prerequisiti, insomma. Che non è detto che tutti vogliano fare i soldi, c'è gente che è contentissima ed è felice e ha raggiunto i suoi obiettivi semplicemente avendo una casa, sposandosi a 23 anni, 24 anni, avendo dei figli. Non c'è niente di sbagliato, anzi c'è gente che è molto più felice così di gente che fa i soldi. Soldi non equivalgono alla felicità, soldi equivalgono probabilmente a libertà, ovvero potersi permettere di fare delle cose che prima non ci si possono permettere. Dal mio punto di vista, tornando al discorso, l'università non è assolutamente necessaria. Io l'ho fatta soprattutto per i miei genitori, come penso la maggior parte delle persone qui in Italia, perché si vuole finire un percorso di studi, si pensa che sia fatto così, e quindi si fa un percorso di 3 anni, e finiti 3 anni, dato che ti sei ritrovato per tutti questi 8 anni della tua vita, elementari, medie e università, anche di più, quindi 12 anni, 11 anni o quel che è, dici, oddio, adesso ho avuto questo percorso così lungo in cui sono stato incanalato a fare tutto quello che mi dicevano e adesso cosa faccio? Mi ritrovo nel mondo reale del lavoro in cui alla gente non interessa molto in realtà se hai la laurea o no, interessa se hai esperienze e sei bravo a fare qualcosa, sia le aziende che ti vogliono assumere, sia se lavori come freelancer o quindi come libero professionista in qualcosa, e quindi entri un po' nel panico perché non sai cosa fare. La gente, hai la laurea, ti hanno promesso tutto questo, dopo tutta questa fatica hai la laurea, però nessuno ti dà niente, come invece ti hanno dato in questi 8 anni, 12 anni, 11 anni, tutta la tua vita, perché sei sempre stato messo in un canale preimpostato in cui sei stato guidato passivamente. Entri nella vita e entri in attivo, quindi devi essere tu proattivo e fare cose, e non sei abituato. Quindi che cosa fa la maggior parte delle persone? Tac! La magistrale! Si inizia, entri nel panico, non sai affrontare la vita, quindi rientri di nuovo in un percorso in cui pensi forse non lavoro perché devo ancora studiare, mi serve ancora di più, e quindi inizi a studiare magistrale. Ripeto ragazzi, l'università è una scelta, secondo me ci sta a farla se si vuole diventare professionisti. Nel momento in cui voglio diventare medico mi serve la laurea in medicina, nel momento in cui voglio diventare architetto mi serve la laurea in architettura, nel momento in cui voglio fare un lavoro da professionista quella laurea mi serve. Se voglio diventare osteopata non posso non avere laurea o fare altri tipi di studi. Ma se una persona vuole far soldi, o se una persona vuole lavorare con la propria passione, se una persona vuole lavorare, diventare milionario o vuole raggiungere i propri sogni, la laurea non è assolutamente necessaria. Se potessi tornare indietro non so nemmeno se la farei, perché per me non è servita a niente. Sì, è stata una bella esperienza, sì, in 3 anni ho conosciuto gente, sì, in 3 anni ho viaggiato, in 3 anni mi ha dato delle opportunità, ma la pergamena in sé, che ce l'ho qua appesa, mi è servita qualcosa dopo? Assolutamente no. Perché? Perché io non voglio diventare professionista, e scienze della comunicazione, quello che ho studiato io, non ti porta, come medicina o altre facoltà, ad essere specializzato in qualcosa. Quindi nel momento in cui vuoi fare la laurea, vuoi fare università, vuoi prenderti questa laurea, secondo me è utile se si vuole fare qualche esperienza in più. Non è mai tardi per laurearsi, ci si può laureare anche da grandi. Si vuole specializzarsi in un ambito da dipendenti, oppure se si vuole imparare qualcosa di nuovo in un ambito. Se si vuole lavorare da soli, diventare imprenditori, seguire la propria passione, creare contenuti, lavorare da freelancer, tra virgolette, dato che non c'è nessuno che guarda il tuo curriculum e ti assume, puoi averla come non averla. Sei te che scegli come farti soldi, se sei bravo, se imparare tramite altri libri.
l'educazione è importantissima, ma l'università non è necessaria, puoi benissimo imparare tantissime cose sui libri o su internet, ormai su internet c'è qualsiasi cosa. La laurea può essere utile in quel caso se sai vendertela bene come un ulteriore strumento nel tuo pacchettino di strumenti per venderti bene alle aziende se vuoi essere dipendente, o da solo se vuoi crearti un personal brand o creare contenuti o quello che vuoi. Quindi sì, la laurea può essere utile a livello di pergamena. 1, per l'esperienza che fai in questi 3 anni, 5 anni o quel che è. 2, se vuoi diventare un professionista in quella determinata occupazione, quindi se ad esempio vuoi essere un dentista, se vuoi fare quello, quindi se vuoi diventare un professionista tra virgolette dipendente. Se vuoi diventare imprenditore o libero professionista o lavorare su una passione, non è necessario, puoi imparare delle cose, ma quelle cose le puoi benissimo imparare anche su internet o sui libri. E 4, può essere molto utile se sai vendertela bene. Ad esempio nel mio caso comunicazione, io non ho imparato niente sui social media, però se sei una persona furba, nel momento in cui tu ti crei un media kit o l'azienda ti chiede una sponsorizzazione o qualcuno da libero professionista ti aiuta, tu puoi dire: ma sì, in aggiunta ho anche studiato comunicazione, quindi sono bravo in queste cose, che in realtà non è assolutamente vero, non c'entra niente, io non ho studiato niente di social media lì. Però se sei furbo puoi venderti bene questa tua laurea come un ulteriore cosa da mettere sul piatto, un ulteriore premio, una piccola cosa che hai raggiunto per venderti meglio come personaggio. Quindi molto utile per l'esperienza che fai durante questi 3 anni o 5 anni o quel che è, e se si vuole diventare professionisti in qualcosa. Assolutamente non necessaria se si vuole per i soldi o queste cose qua, quindi non c'entra, cioè laurea e soldi non sono per niente collegati. Magari sì, alcuni lavori dei dipendenti ti pagano un po' di più o ti fanno raggiungere risultati più in fretta se sei un laureato, non mi ricordo bene come funziona, però se uno intende ad esempio fare i milioni, dice un milionario è intelligentissimo quindi ha studiato, non è detto, semplicemente può aver studiato da solo e aver fatto i milioni, anzi il 72%, non mi ricordo, intorno al 70% dei milionari al mondo non sono laureati, non hanno la laurea, hanno studiato da soli, libri, esperienza, vita, e si sono impegnati tanto. Quindi se hai la laurea puoi utilizzarla come uno strumento in più per venderti bene. Se invece vuoi diventare un professionista in qualcosa, quindi lavorare per un'azienda come dipendente, può essere anche uno strumento in più, o addirittura per alcuni tipi di lavoro necessario per essere assunti. Ma ricordatevi ragazzi che nel momento in cui finite la laurea nessuno vi garantisce il lavoro. Laurea non equivale lavoro, laurea non equivale ai soldi. Laurea equivale a imparare qualcosa di nuovo e avere una piccola una pergamena che garantisce che tu hai fatto quel corso come se facessi un corso di qualsiasi altra cosa un po' più rinomato. Hai fatto un corso di una cosa, nessuno ti dà del lavoro se tu hai finito quel corso, hai imparato quella cosa, bene, puoi applicarla o per fare qualcosa di tuo o per essere assunto in un ambito del genere, e quella pergamena garantisce che tu sai quella cosa lì. Quindi non prendetela come cosa necessaria per andare a lavorare, prendetela come strumento in più per aver imparato un argomento e applicarlo o da dipendente o per diventare liberi professionisti. Quindi ecco qua ragazzi, questo è quello che penso io. Per me non è assolutamente necessaria, può essere utile, può non essere utile, può essere uno spreco di tempo se intendete viaggiare per il mondo e già iniziate a fare soldi a 20 anni. La laurea potete recuperarla quando volete, anche a 40 anni se volete, se proprio vi va male, e a 20 anni, nel momento in cui non avete tutti questi grossi pesi, e quindi è il momento giusto per provare a seguire le proprie passioni e vivere della cosa che vi piace veramente, potete rimandare la laurea anche a più avanti. Se va tutto malissimo, se proprio va tutto malissimo, un lavoro normale lo potete trovare in qualunque momento, se non riuscite a fare soldi con la vostra passione a 20 anni provandoci. E la laurea vi può aiutare. Usate 3 anni, potete fare una laurea part-time e lo fate in qualsiasi momento della vostra vita. È un po' più difficile perché magari avrete il peso della casa, dei soldi, della famiglia, però insomma la vita è una ragazzi, e secondo me, vedete voi, è questione di tempo e soldi, ne vale la pena? Secondo me dipende da quello che vuoi fare. Se vuoi diventare, come vi ho detto, dipendente professionista può essere utile, se vuoi lavorare seguendo la tua passione e sai già come fare, hai già delle cose eccetera, non è assolutamente utile. Può essere utile, cioè non è assolutamente necessaria, può essere utile come strumento in più per venderti bene, ma laurea non equivale a soldi. Quindi ecco qua ragazzi, vale la pena fare l'università? Se vi va, è una cosa in più. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Soprattutto in Italia è una cosa in più. Se ovviamente fate la Bocconi o volete lavorare alla NASA,
e fate una università spaziale assurda come l'MIT o cose incredibili e uscite col 110 e lode e quindi della gente vi vede, dei professori vi vedono nell'ambito in cui volete lavorare e quindi riuscite a fare network all'interno per potervi connettere con cose all'esterno, quindi ci sono quei college assurdi o quelle università in cui già ti connettono con l'esterno perché si sa che la gente che studia lì è gente preparata e che vuole arrivare a un certo obiettivo, quindi si pagano un sacco di soldi quel genere di università anche per le connessioni che ti dà per lavoro. Quello magari può essere utile se voi volete lavorare come dipendenti per un certo tipo di azienda o se avete già delle idee chiare dove volete lavorare. Quindi in realtà ci sono delle università che anche in base a come uscite, nella mia università se uscivo con 90, 100, 110 o 110 lode non cambiava assolutamente niente. Se alla Bocconi esco con 110 lode in qualcosa e voglio lavorare in quell'ambito, sicuramente mi può essere utile. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. La magistrale idem, se volete lavorare sempre da dipendente come cose in più può essere utile, non è sempre necessario. Lasciatemi nei commenti che cosa ne pensate del video, è la quarta volta che provo a chiudere ma mi vengono sempre in mente cose da dire, quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi, ognuno ha la propria opinione, questa è la mia personalmente, e voglio arrivare ad avere un successo finanziario come un successo personale e anche interno e non vedo come la laurea possa essermi così necessaria. Mi è stata utile, è stata una bella esperienza, però tutto quello che sto facendo e che sto raggiungendo sicuramente non sono non sono quasi per nulla grazie a quella. Ecco qua ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Trying to protect